Fare il portiere dell'Inter, per me, è il sogno di un bambino che è diventato realtà, perché ho giocato in tutte le giovanili, perché da piccolino andavo allo stadio, perché volevo vedere solo l'Inter, e questo premio è un'emozione unica, unica. Avevo 10 anni, sì, /11, perché giocavo nella Macallesi, e mi ricordo ancora quando mio papà venne e mi disse: guarda che t'ha comprato l'Inter, e sai come, non lo so, i salti di gioia, l'emozione più grande. E poi eravamo in tre, io, Ambu e Fumagalli, 3 giocatori, e l'Inter, se non sbaglio, pagò per tutti e 3 1 milione in materiale, sai, palloni e tutto quanto. E da lì comincia la mia avventura. Quando poi diventi titolare di una squadra come l'Inter, importante nel mondo, cominci a giocare le competizioni europee, cominci anche a pagare il prezzo degli errori, perché un conto è sbagliare da ragazzino e ti dicono vabbè, un ragazzino, sbagli. Poi quando cominci a diventare adulto, cominci a prenderti le responsabilità e cominci a essere titolare, paghi anche quel prezzo lì. Anche perché giocando in squadre di seconda fascia, il tuo modo di essere giudicato è ristretto a una piccola cerchia. Sbagli all'Inter, sei in prima pagina. E quindi è diverso, e al tempo stesso fai bene, sei in prima pagina, quindi sono 2 gestioni delle emozioni e della vita completamente differenti. Quella partita lì, Inter-Napoli 2-1, penso che ogni volta che rivedo le immagini la pelle d'oca sempre che ti viene, perché io San Siro così pieno non l'ho mai visto, cioè l'ho visto sì la finale di Coppa UEFA col Salisburgo, tutte queste cose qua, però quella volta lì a 4 partite dalla fine vincere un campionato così, a 4 partite dalla fine, e di là c'era Maradona, Careca e compagnia, e dall'altra parte c'era Gullit e Van Basten, e di là c'erano quegli altri, cioè, e Vialli e Mancini, cioè, vincere a 4 partite dalla fine è devastante. E quando Lothar fa gol, cioè, diventa un'emozione unica, ma la cosa bella erano gli ultimi 3 minuti. Gli ultimi 3 minuti penso che siano durati 90, non finivano più perché eravamo campioni, e vincere con 4 partite di anticipo è qualcosa di meraviglioso. Un gran calcio di punizione di Matteus ha consentito all'Inter di passare in vantaggio. Lo scudetto sta per calare dal cielo del Meazza sullo stadio. 2-1 il punteggio, vedremo se in questi ultimi 6 minuti il Napoli saprà fare qualcosa. L'Inter era 9 anni che non vinceva uno scudetto, per cui penso che sia stato grandissimo. 52 punti in 30 partite, è la mitica e grandissima Inter questa. È una vita parallela. L'Inter ha 110 anni, io ne ho 58, tra poco. Bel numero 58, anche il numero dei punti dei record. E tolti, diciamo, i primi 3 anni, 4, 5 della mia vita, gli altri 50 anni li ho vissuti di fianco a lei. Si cambiano tante cose nella vita. Fede per una squadra mai. E ti posso garantire che quando vado in giro e mi insultano, mi dicono qualcosa per il mio senso di appartenenza, mi danno ancora più forza e mi danno ancora più consapevolezza che ho fatto la scelta giusta. Felice di esserlo e orgoglioso di esserlo per tutto il resto della mia vita.
Penso che sia il riconoscimento più ambito e più bello della mia carriera. Perché vedi, mi manca solo un tassello, quello di poter essere l'allenatore della squadra che amo e che adoro. Non lo so se accadrà, io lavoro per farlo e forse ce la faremo, forse non ce la faremo. Ma il problema fondamentale è che quello che resta dentro a un giocatore come me, pur avendo messo la maglia dell'Inter per l'ultima volta 20 anni fa, anche qualcosa di più, è quello di arrivare a San Siro e di sentirmi come se avessi smesso un mese fa. E l'accoglienza che ho ricevuto per Inter Crotone, o l'accoglienza che ricevo sempre quando vado a San Siro a vedere le partite e mi inquadrano nel tabellone, ti fa venire le lacrime agli occhi, perché non c'è vergogna a dire che una persona può piangere dalla felicità. E quindi questo è il riconoscimento più grande che io potessi avere. L'ho già messo a casa mia e là guai chi me lo tocca e non fate niente. In genere io non conservo i miei trofei, le mie cose, perché non amo entrare in una stanza e vedere tutte le mie cose che ho conquistato, perché fanno parte del passato e ciò che è passato, lo dice la parola stessa, non può più essere riproposto. Tengo delle cose perché i miei figli, quelli piccoli, Samir e Walter Junior, quando cresceranno potranno capire e vedere, però questo è lì, in bella evidenza, e lo devono guardare tutti quando entrano a casa mia.